E siamo nella seconda parte dedicata al BA1 di Baby Audio, che ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di provare questa plugin. In questa seconda parte andremo a vedere gli oscillatori, che sono ben due, e poi tutti i filtri che si possono applicare, molto interessante perché ce ne sono veramente tanti, e le possibilità di tirar fuori un bel suono sono tantissime. Quindi avete visto la prima parte, la panoramica dell'applicazione, e adesso andremo a applicare ovviamente tutto quello che possiamo fare con i due oscillatori e ovviamente i filtri annessi. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere la seconda parte dedicata a BA1 di Baby Audio. Bene, siamo pronti per andare a vedere la parte degli oscillatori, che come vi ho detto sono due. Vedete, uno è questo qua e l'altro è questo qua, e questo è il fade che li comanda. Praticamente il fade cosa fa? Il fade fa da fade. Se io tiro giù, viene ovviamente mixato con l'altro oscillatore. Se io ovviamente voglio mettere, lo metto a metà, ok, vengono tutti e due oscillatori, ok, diciamo eseguiti insieme. Andiamo però adesso a fare una cosa. Ecco, se io do due cliccate su ognuna di queste funzioni, ok, il parametro dovrebbe, cioè torna praticamente nella sua posizione iniziale, default. Iniziamo da questo oscillatore qua. Più o meno i due hanno le stesse funzioni, ok? La prima cosa che si nota sono queste linee, vedete queste linee che sono delle piste, ok, dove conducono, e qui ha senso la cosa, perché se io voglio utilizzare questo parametro, che adesso, aspettate che faccio, non funziona, vedete, se io tiro su giù questo parametro qua che sto indicando col mouse non va, devo veramente tirare giù fino a qua, vedete che proprio scusate, devo tirare giù sì, fino a qua, vedete che ho proprio la linea che porta in quel posto lì. Se no, questo ovviamente, questo parametro qua indica le forme d'onda, cioè se io cambio, ok, cambio le forme d'onda. Se vado giù invece e vado poi a agire su questo parametro qua che c'è al fianco, ed abbiamo una specie di rotazione. Quel parametro lì viene, diciamo, armato solo, ok, quando il parametro delle forme d'onda della prima voce è in tutto in giù, ok, e poi c'è anche scritto, quindi è abbastanza semplice. Qui abbiamo il pitch. Il pitch cosa fa? Il pitch si impitch. Il pitch cosa fa? Il pitch cosa fa? Il pitch fa il pitch. Aspetta che spegniamo questo, che è meglio. Ecco, questo qua è il pitch fine e questo invece è il pitch a ottave. Quindi abbiamo già questa possibilità, ok, di variare, perché poi quando metteremo insieme tutte le due voci, una voce potrà avere un pitch, un'ottava più alta, e l'altra voce potrà avere un'ottava più bassa, quindi si possono fare anche delle belle cose. Poi anche i toni fini si possono fare delle creazioni, anche se sembrano un po' dissonanti, però diciamo ci possono stare. Ora, invece la seconda voce, diciamo il secondo oscillatore, più o meno ragiona nella stessa maniera, ok? Nella stessa maniera. Se non ca, adesso facciamo così, mettiamo il fade in basso, ok? Il fade lo mettiamo su 2, vedete che c'è anche scritto poi OSH 1, OSH 2, e questo è il secondo oscillatore. Il secondo oscillatore si differenzia per questo, a parte che ha le stesse cose, vedete anche qui la possibilità di andare a modificare la forma d'onda con questo, ovviamente con questo slide qua. Quando lo metto in giù genera un rumore, ok? Il rumore, io questo non l'ho capito, però come vedete qua che c'è una linea, vedete questa qua, che va fino a qua, a questo parametro qua. Io però adesso, non tirando su,
Non succede niente, non so, questo serve un'altra cosa che vedremo dopo, no, non lo so, aiutatemi vi prego. E quindi vabbè, questo fa un rumore, ok, il rumore va bene, ci sta, va bene così. La cosa, adesso rimettiamo a posto la candela. La cosa che differenzia il primo oscillatore dal secondo è questo tastino qua. Perché questo tastino qua? Ovviamente abbiamo sempre la possibilità di andare a fare una regolazione fine. Scusate, prendo sempre quella sbagliata. Sì, no, questa è ottava. Ok? Invece questo tasto, questa diciamo tasto, questo pulsantino serve a questo, vedete? Di essere messo su fine, e quindi se io vado a prendere questo parametrino qua, come cambio? Ho praticamente lo spostamento ottave, ok? Fine, quindi cambia questo tra diciamo eccomi qua, sempre così, l'oscillatore 1 e l'oscillatore 2, quindi diciamo c'è questa differenza. Quindi gli oscillatori li abbiamo visti, ok? Quindi siamo già partiti bene, e adesso andiamo a vedere la parte dell'effettistica che comincia a essere interessante, che è proprio questa qua. Bene, 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 siamo pronti per andare a vedere questa parte qui, ok? Questa parte qua. Innanzitutto abbiamo il filtro FM che se incomincia a diventare interessante, è interessante. Come ho detto, se clicco 2 volte, ok, il parametro viene messo in default. Poi incominciamo a avere le cose che a me piacciono di più in questi sintetizzatori, queste plugin, i filtri, ok? Però per far questo ho bisogno di andare a installare la tastiera. Bene, installata la tastiera possiamo andare a vedere questa parte qua, perché ovviamente devo suonare con la mano. Allora, qui invece abbiamo proprio i filtri, ok? Se possiamo divertirci. Ecco, questo tasto qua, io, ok, ragazzi, on off, penso che sia la sincronizzo con la tastiera, però non ho trovato nessuna differenza, cioè ho trovato minimamente, ma no, l'ho trovato, invece non mi ricordo. Io, che memoria, mamma mia. Comunque, andiamo a cominciare. Sentite? Ok, e questo ovviamente è un po' la base di questi effetti qua. Se vado a tirare tutto su self, ecco qua, sentite questo pipino? Vedete che qua è messo su tastiera on, ok, che è on, quindi praticamente fa una nota singola, ma se io vado a switchare fa la nota singola lo stesso. No, così fa la nota singola, ok, così fa la nota, le note le fa non singole, cioè praticamente se io invece faccio così, anche se suono sulla tastiera tante note, fa sempre la stessa. Non so, forse perché per dare un effetto ovviamente di fischiettino, non so. Comunque questo è un bel effetto, cioè mi piace tantissimo. Questo mi piace tantissimo perché veramente è una cosa bestiale. Andiamo avanti e c'è qua invece tutta la parte di attack, decadimento, non delle pelli, però tutto quello che praticamente serve per aumentare un po', enfatizzare i suoni. Se io metto ovviamente attack, ok, metto decay, metto qua, ok, sustain, diciamo giù, ok, quindi possiamo divertirci a fare le modifiche che vogliamo. Ecco, questo tasto qua, sync, dalle altre parti funziona sincronizzato col metronomo del vostro programma. Questo va provato, ok? Dovete provare perché ovviamente, non so, funziona o non funziona, non so se sono io che non so farlo funzionare, oppure ha bisogno di essere messo in qualche parametro particolare. Adesso ovviamente finiamo con gli ultimi effetti che sono di sotto, perché c'è una cosa interessante. Se andiamo sotto qui,
c'è questo LFO. LFO ovviamente anche lui è un effetto molto interessante, perché se io comincio a maneggiarlo, andiamo a alzare un po', lasciamo, ecco, mettiamo un po' questo qua. Oh. Ok, sentite che praticamente se io adesso vado di nuovo qua sul LFO e comincio a, sentite, è una specie di rotazione anche questo, ma tutto dipende sempre dalle frequenze che stiamo utilizzando, quindi ok, adesso lo sentiamo molto di più. Ha due posizioni, può essere usato da solo oppure può essere usato in compagnia. Infatti ha preso già il controllo del filtro, ok? Infatti vedete, ha già sul filtro, quindi viene pilotato dalla sezione filtro, ok? Se io vado così adesso, sentite questo LFO, una specie di rotazione in mono, però assomiglia, e qua se spegniamo questo tasto qua, ok, LFO è indipendente, ok? Quindi, ok, molto semplice, ok, molto semplice. Anche questo qua è una specie di vibrato, e anche qui abbiamo la sincronizzazione col metronomo, e abbiamo la possibilità di andarlo a fare prima o dopo, cioè adesso viene suonato dopo, vedete, è in post, quindi dopo, e qui viene suonato prima. Capite che le possibilità che ci sono enormi di questa plugin, che costa neanche 40 euro. Ragazzi, cioè, divertiamoci a fare, eccomi là. Ragazzi, divertiamoci, sto facendo un po' di casino perché sono emozionato, divertiamoci a fare dei suoni nostri, facciamo delle cose belle, pazzeschissime. E qui invece abbiamo un altro effetto dove possiamo andare a scurire o schiarire il nostro suono, ok? Cosa ne dite? Avete visto quanti controlli e come sono ben gestiti i due oscillatori? Quindi ragazzi, ce n'è tanto per tutti i gusti, abbiamo tanta roba, un po' ho chiuso perché c'è un'energia incredibile, però avete visto che possiamo fare tante cose, abbiamo tante possibilità, e basta ovviamente un po' di fantasia e sperimentare sempre, come si dice in questi casi. Sperimentiamo per tirare fuori i suoni che più ci aggradano. Ok, grazie ancora a Baby Audio per avermi donato questa plugin, e ne vedremo altre ovviamente, non spoileriamo nulla. Io vi invito sempre, ovviamente, se volete, a condividere questo video con i vostri amici. E poi in finale, ovviamente, la cosa che si deve chiedere, non è elemosina ma si chiede, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Ci vediamo alla prossima!